Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'inserimento dei dati per il nuovo utente e l'inoltro dell'email con la prima parte del token per il completamento della registrazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire l'inoltro del messaggio, quindi tramite SMS, con la seconda parte del token per la conferma della registrazione. Prima di procedere però, in inserisci utente dobbiamo aggiungere e correggere quindi l'else if col controllo sulla nostra password, in quanto non abbiamo associato alla variabile sessionAlert quindi l'errore restituito dalla nostra funzione, quindi dovremo aggiungere sessionAlert. Perfetto. Poi un'altra modifica che va fatta è nelle nostre funzioni. Quindi nella funzione check password, in realtà qua non abbiamo cambiato l'array minuscole ossia l'array maiuscole con minuscole. Io qua l'ho già fatto. In realtà non cambia, perché ovviamente i due array hanno la stessa dimensione e qua va a ricavarsi soltanto il count, però mi sono accorto che non avevamo cambiato il nome della variabile e quindi l'ho modificato. Perfetto. Poi un'altra modifica che facciamo prima di vedere come inoltrare i nostri SMS è andare ad aggiungere qua a fianco gli input per vedere in chiaro la password, e quindi se è deselezionato ovviamente il nostro check e quindi abbiamo la possibilità di specificare la password, qua metteremo il check per vedere anche in chiaro la nostra password. Quindi apriamo il file registrati, quello della parte pubblica, quindi pagine content registrati, ci ricopiamo il check che richiama la funzione change type e non lo andiamo a inserire in questa cella, quindi nella cella elemento, ma la andremo a inserire nella cella campo. Quindi all'interno di questa cella creeremo un'altra tabella e qua a destra inseriremo il nostro check. Quindi modifichiamo il nostro form, quindi td class campo table class form with 100%, e poi gli aggiungiamo anche cell padding 0 e cell spacing 0. Quindi aperta e chiusa la nostra tabella. Apriamo il tr e nel primo td with 50% inseriamo password, e nel secondo td, quindi with 50%, ci scriviamo show password e inseriamo la nostra input. Perfetto. Quindi salviamo, premiamo F5, ora gli togliamo lo spazio alla tabella, quindi a class form, e quindi a questa tabella gli aggiungiamo anche style margin top 0 pixel, perché vi ricordo nel nostro file CSS la class form le abbiamo dato di default 10 pixel in altezza. Premiamo F5, perfetto. Vediamo anche di dirgli che il testo lo vogliamo tutto allineato a destra,
quindi qua gli diciamo align right, bene. Lo stesso facciamo con il conferma password. Quindi qua ci andrà conferma password, perfetto, e la input sarà differente perché ha un ID differente, quindi modifichiamo anche la input. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5. Bene, ci ha inserito correttamente i nostri check. Ora deselezioniamo, quindi abilitiamo l'inserimento dei dati e come vedete sta funzionando correttamente. In realtà qua era già text, quindi la rimodifichiamo perché non abbiamo cambiato la scorsa videoguida. Quindi normalmente è password e poi ovviamente quando clicchiamo sul nostro check ci mostra la password. Bene, ora visto che ci siamo, disabilitiamo anche questi checkbox qualora siano disabilitati ovviamente i nostri input password, e quindi nella nostra funzione gli diremo anche che id check password e check conferma devono essere disabilitati. Quindi check password e check conferma devono essere disabilitati, altrimenti abilitati. Perfetto, salviamo, premiamo F5 e come vedete ci ha disabilitato correttamente anche i nostri checkbox. Ora riabilitiamo il check principale e come vedete ora abilita anche i check per mostrare in chiaro la nostra password. Ma questo non sta funzionando. Il secondo, vediamo perché. Quindi il secondo check conferma perché non si chiama conferma, qua l'abbiamo chiamato conferma underscore p, ma si chiama password underscore c. F5. E adesso sta funzionando anche il secondo. Perfetto, sì, avevano l'id, la chiamata di l'id era differente. Bene, ora vediamo come inoltrare dei messaggi di testo tramite il PHP. Per inoltrare dei messaggi di testo, quindi degli SMS tramite il PHP, ci sono svariati modi. Ci sono dei servizi dedicati come possono essere Aruba SMS e tanti altri che forniscono delle API che possiamo integrare nei nostri server o nei nostri siti per questo scopo, e ovviamente non lo utilizzeremo oggi perché non abbiamo ancora un nostro sito. L'idea è di andare a creare un nostro sito e poi farvi vedere tutta la procedura che c'è per quanto riguarda la configurazione su un server dedicato come Aruba, ma ovviamente lo vedremo in seguito, se ne parlerà
all'incirca nel 2030, quando riuscirò ad avere 1000 iscritti. Quindi se volete aiutarmi a velocizzare questo processo mi farebbe molto piacere, e nel caso accorceremo i tempi. Quindi dicevamo, oggi non vediamo come inoltrare dei messaggi SMS tramite un servizio dedicato come può essere Aruba SMS, ma utilizzeremo un programma che installeremo in locale sul nostro server, che utilizzeremo per inviare dei messaggi tramite una chiavetta della Vodafone, una di quelle della Vodafone Station per esempio, a cui ho inserito una SIM card come questa qua, e utilizzeremo questo programma quindi per inviare tramite il PHP dei messaggi SMS al cellulare che specificheremo nel nostro form tramite questa chiavetta. Quindi innanzitutto ricerchiamo il programma che ci serve da installare. Il programma si chiama Gammu e ha anche una versione con interfaccia grafica che si chiama Wammu, e scaricheremo quindi download Gammu. La versione ultima è la 1.42 e scarichiamo la versione con l'installer. Quindi una volta che abbiamo scaricato il nostro installer, facciamo partire l'installazione, accettiamo le licenze. Qua possiamo lasciare anche tutto di default, perché in realtà comunque non ha un'interfaccia grafica, quindi non creerà ovviamente neanche un'icona sul desktop, e come percorso gli diamo semplicemente C Gammu, quindi ci andrà a creare la cartella Gammu all'interno della cartella C2 punti. Quindi clicchiamo su avanti e installiamo il nostro programma. Bene, ora abbiamo installato il nostro programma, inseriamo la nostra chiavetta e per prima cosa dobbiamo configurare il programma. Quindi ci spostiamo all'interno della cartella cgammu, all'interno della cartella char, documentazione, Gammu, esempi, configurazione, e ricopiamo il file gammurk all'interno della cartella bin di Gammu. Questo passaggio è fondamentale ed è soprattutto valido soltanto per Windows, quindi qualora intendiate installarlo su Linux, ovviamente dovete rifarvi alla documentazione ufficiale di Gammu, che ovviamente troviamo sempre sul sito di Gammu in documentazione configuration file. Perfetto. Quindi dicevamo che dobbiamo includere il file all'interno della cartella bin dove c'è l'eseguibile del nostro programma, lo apriamo e del nostro file di configurazione, allora questi sono tutti i commenti, tutta questa parte qua lo stesso sono commenti, quindi non ci serviranno. A noi ci interessano la prima sezione Gammu, la seconda in realtà la possiamo anche cancellare, e quindi questa parte qua, e in realtà ci interessano soltanto due configurazioni, che sono la porta dove risiede il nostro device, quindi in questo caso la pennetta, e la tipologia di connessione. Ora, per quanto riguarda la porta, ci spostiamo in dispositivi, quindi gestione dispositivi di Windows, e in porte COM recuperiamo la COM associata al nostro modem, quindi alla nostra pennetta, che è la COM 7. Quindi qua dovremo
modificare com8 con com7 e poi la tipologia di connessione la reperiamo sempre all'interno del sito di Gammu in documentazione, supported phones, Vodafone, e il modello che stiamo utilizzando in questa videoguida è il K3765. Come vedete ci dà come configurazione di inserire la porta, quindi la COM, e la connessione che è AT19200. Quindi copiamo 19200 e lo impostiamo per la connessione. Poi gli altri, qua in realtà ci chiede il modello, ci dice di non usarlo se non si sa che modello insomma stiamo utilizzando. Qua potremmo mettere il K3765, ma non importa. Poi possiamo attivare i file di log volendo, il tipo di formato di log per visualizzare nel caso gli errori e rinominare gammulog.log. Quindi nel caso ci siano degli errori va a creare questo file e ci stampa il relativo errore. Perfetto, quindi salviamo e con la configurazione abbiamo finito. Bene, ora per poter vedere se il nostro programma sta comunicando correttamente con la pennetta e quindi se l'hai identificata, apriamo il terminale come amministratore, ci spostiamo all'interno della cartella Gammu, all'interno della cartella bin ed eseguiamo il comando Gammu identify. Perfetto, il comando ha dato buon fine e come vedete ha restituito la porta dove è installato il nostro device, quindi la COM7, il produttore Huawei, il modello, il firmware, l'email, insomma, e anche il codice della nostra scheda. Bene, ora vogliamo testare direttamente l'inoltro dell'SMS e quindi faremo un Gammu send sms text, quindi gli stiamo dicendo con send sms che vogliamo inoltrare un messaggio di testo, poi specifichiamo il numero di cellulare col +39 trattino text e qua specifichiamo il messaggio che vogliamo inviare. Facciamo test da terminale. Qua ci sta dando errore perché in realtà il testo va inserito all'interno dei doppi apici. Vediamo un attimino. Perfetto, ha inoltrato il nostro messaggio. Ora dovremmo ricevere la notifica perché ho il telefono in realtà collegato al computer, però la notifica non l'ho ricevuta. Io qua sul cellulare lo vedo, quindi apriamo il nostro telefono. Ecco qua. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto, quindi test da terminale, e ovviamente il numero di telefono non ve lo posso far vedere per la privacy. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è replicare la stessa procedura quindi all'interno del PHP. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione, quindi subito dopo l'inoltro dell'email, qua ho cambiato la password per non doverla criptare anche oggi per non farvela vedere, commentiamo l'inoltro dell'email che abbiamo già appurato che funziona, e innanzitutto al recupero
quindi dalla variabile cellulare gli aggiungiamo il più 39, quindi gli diciamo cellulare uguale a più 39 e ci concateniamo la variabile cellulare. Perfetto. E poi dobbiamo eseguire il comando come se stessimo quindi utilizzando la shell di Windows. Per fare ciò dovremo utilizzare una funzione in PHP che si chiama shell exec, aperta e chiusa a tonda. Al suo interno apriamo gli apici singoli e all'interno degli apici singoli, tra i doppi apici, iniziamo a recarci nella cartella dove risiede il nostro eseguibile, quindi c:// gammu / bin / ed eseguiamo quindi gammu.exe. Perfetto. Poi dobbiamo configurare gammu perché lo stiamo utilizzando tramite il nostro server e quindi gli dovremo dire $config e passargli la root, ossia l'indirizzo dove risiede il file di configurazione di gammu, quindi c:// gammu / bin / e il file si chiama gammurk. Perfetto, quindi abbiamo passato anche il file di configurazione. Poi gli diciamo -- send sms text, apriamo gli apici singoli e concateniamo la variabile cellulare e poi --text tra gli apici doppi gli specifichiamo il testo, quindi test da PHP. Perfetto, quindi salviamo e definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo Alessio Verdi, nome utente Verdi Alessio, l'email la specifichiamo a caso, tanto abbiamo commentato l'inoltro dell'email, e poi inserisco il mio numero di cellulare, quindi chiudetevi gli occhi, lo associamo al gruppo amministratore e inseriamo il nostro utente. Come vedete sta lavorando ovviamente il file perché la procedura dell'invio dell'SMS tramite ovviamente il programma ci mette qualche secondo. Ecco qua, ci è arrivata la notifica, infatti in tempo reale, messaggio test da PHP. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente anche il nostro codice PHP. Benissimo, ora non ci resta che definire il messaggio definitivo da inoltrare all'utente, quindi definiremo la variabile messaggio che sarà uguale a gentile utente, come abbiamo fatto per l'email, quindi gentile utente, nome e cognome utente, e gli aggiungiamo questa è la sua seconda parte di codice che dovrà inserire per completare la sua registrazione. Punto. No, sì, punto. E qua dopo codice ci concateniamo il nostro token SMS. Quindi token SMS, perfetto. E poi li aggiungiamo distinti saluti. No, li scriviamo direttamente Team Odla Production. Bene, ora il tutto va racchiuso
con ulteriori 2 apici singoli, quindi aperto e chiuso, scusate, 2 apici doppi, e poi ovviamente va inserito lo slash per il testo. Quindi in realtà il secondo e il penultimo vanno preceduti dallo slash. Perfetto, e quindi all'interno della nostra funzione, qua all'interno degli apici singoli, concateniamo il nostro messaggio, altrimenti non verrà inoltrato il testo. Perfetto, quindi salviamo, definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo Alessio Rossi, quindi Rossi Alessio, oggi ce l'ho con Alessio, email test@gmail.com, numero di cellulare sempre il mio, quindi tappatevi nuovamente gli occhi, lo associamo al gruppo amministratore, inseriamo il nuovo utente, perfetto, è arrivato il nostro messaggio, ora lo apriamo e come vedete, gentile Alessio Rossi, questa è la sua seconda parte di codice 9R3KS che dovrà inserire per completare la sua la sua registrazione team o della production. Perfetto, direi che ci siamo. Bene, ora visto che ci siamo, ho notato che qua abbiamo sbagliato, perché in realtà stiamo chiedendo all'utente di deselezionare questa voce se si vuole procedere alla verifica in 2 passaggi. In realtà è il contrario, quindi lasciare selezionata questa voce per la verifica in 2 passaggi, altrimenti deselezionare per inserire l'utente classico, e quindi modificheremo in nuovo utente, deselezionare con lasciare questa voce selezionata se si vuole procedere a verificare in 2 passaggi l'utente prima della sua registrazione. Perfetto, premiamo F5. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione definendo l'elenco degli utenti nonché la modifica e la cancellazione dei record.